La croce di Einstein con un mistero al centro. La scoperta che illumina la materia oscura. Che diavolo è? È stata questa la reazione spontanea di Pierre Cox, astronomo francese e tra i protagonisti di una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui osserviamo l'universo. Mentre studiavano una galassia lontana chiamata HERS 3, nascosta da polveri cosmiche a circa 12 miliardi di anni luce dalla Terra, i ricercatori hanno individuato un fenomeno tanto spettacolare quanto inspiegabile. Una croce di Einstein perfettamente disegnata, ma con un elemento imprevisto. Non le classiche 4 immagini prodotte dalla lente gravitazionale, bensì 5. Una macchia luminosa in più, proprio al centro, dove secondo i modelli non dovrebbe esserci nulla. L'episodio si è trasformato in poche ore da un apparente errore strumentale a un enigma cosmico. All'inizio pensavamo a un difetto dei telescopi, raccontano i ricercatori, ma i dati provenienti da osservatori diversi, in particolare i radiotelescopi NOEMA sulle Alpi francesi e ALMA nel deserto di Atacama, in Cile, hanno confermato senza ambiguità che l'immagine era reale. La croce di Einstein è il trucco della luce cosmica. Per capire lo stupore degli scienziati occorre tornare a un'idea predetta da Albert Einstein più di un secolo fa. Secondo la sua relatività generale, la massa deforma lo spazio-tempo. Stelle e galassie agiscono come lenti, piegando e amplificando la luce che passa nelle vicinanze. In alcune configurazioni perfette si formano immagini multiple dello stesso oggetto e quando l'allineamento è straordinariamente preciso, queste appaiono a croce attorno al centro. È la cosiddetta croce di Einstein, una delle più spettacolari conferme delle intuizioni del fisico tedesco. Normalmente la geometria della lente genera 4 copie di una stessa galassia o di un quasar. Per questo l'apparizione di un quinto oggetto centrale ha lasciato la comunità scientifica senza parole. Nessun modello basato sulla materia visibile riusciva a spiegare quello che vedevamo, ha spiegato Cox. La materia oscura scende in campo. Il passo successivo è stato costruire simulazioni per ricostruire la distribuzione di massa del sistema. Tutti i tentativi che tenevano conto soltanto delle galassie visibili fallivano. Le immagini risultavano troppo deboli, orientate diversamente o addirittura inesistenti rispetto a quanto mostrato dai radiotelescopi. La soluzione è arrivata inserendo nell'equazione ciò che non si vede, la materia oscura. Un enorme alone invisibile, con una massa stimata pari a migliaia di miliardi di volte quella del Sole, si sarebbe posizionato esattamente al centro del sistema lente. È stato il suo campo gravitazionale a piegare la luce di HERS 3 in modo così particolare, creando la quinta immagine. Improvvisamente tutto ha avuto senso. Con la materia oscura i nostri modelli riproducevano in dettaglio luminosità, forme e posizione di ciascuna immagine, ha dichiarato uno dei membri del team. La scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, fornisce una prova osservativa diretta del ruolo della materia oscura nella formazione delle lenti gravitazionali. Non un concetto astratto, ma una presenza concreta che si rivela attraverso le sue impronte luminose. Una finestra sul lato invisibile dell'universo. Quello che a prima vista sembrava un semplice enigma ottico si sta rivelando un laboratorio naturale per la cosmologia. Grazie all'effetto lente, gli astronomi possono ingrandire e analizzare in dettaglio galassie altrimenti inaccessibili. Nel caso di HERS-3, la lente ha permesso di osservare la struttura del disco e i flussi di gas interstellare di una galassia nata quando l'universo aveva appena 2 miliardi di anni. Ma la vera portata della scoperta è un'altra, la possibilità di studiare come la materia oscura si distribuisce nello spazio e come influenza l'evoluzione delle galassie. Abbiamo sempre saputo che la materia oscura esiste, ma vederne gli effetti in modo così chiaro è come toccarla con mano, ha commentato un ricercatore coinvolto nello studio. Prospettive future. Ora la caccia è aperta. Se altri sistemi simili verranno scoperti, gli astronomi potranno confrontarli e raccogliere prove decisive su come questa componente misteriosa, che costituisce circa l'85% della massa dell'universo, si distribuisca negli aloni galattici. ALMA e NOEMA continueranno a scandagliare il cielo, mentre le prossime generazioni di telescopi spaziali e terrestri promettono osservazioni ancora più precise. Per gli scienziati, quell'esclamazione iniziale "che diavolo è?" si è trasformata in una conferma entusiasmante. L'universo non smette di stupire e dietro una croce disegnata dalla luce potrebbe nascondersi la chiave per comprendere la sostanza invisibile
che tiene insieme le galassie.